Oggi siamo qui con la dottoressa Maria Rita Porfiri, membro ordinario AIPA e IAP. Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi gruppi di studio e ricerca teorica e clinica costituita nell'ambito dell'associazione, prevalentemente su temi legati al trauma complesso, alle differenze di genere, ai fenomeni migratori, alla clinica junghiana. È intervenuta come relatrice a seminari e congressi e ha pubblicato articoli e contributi su studi junghiani, rivista di psicologia analitica, Psicobiettivo. Per 2 mandati consecutivi è stata membro del comitato di redazione di studi junghiani. Fa parte dello spazio di consultazione analitica di Roma e da ottobre 2022 ne è stata eletta responsabile. Maria Rita, vuoi riassumerci brevemente in che cosa consiste lo spazio di consultazione analitica di Roma? Sì, certamente. Ci tengo molto a definire spazio di consultazione quello che talvolta viene chiamato consultorio. Si tratta di un luogo fisico, una stanza che è quella da cui noi stiamo facendo la nostra intervista, intitolata a Marie-Louise von Franz e situata nella sede dell'AIPA di Roma. È una stanza confortevole, accogliente, arredata per le nostre consultazioni individuali e di coppia. Prima di essere eletta responsabile del consultorio nell'ottobre del 2022, con me nel gruppo di coordinamento ci sono le colleghe Bianca Straniero Sergio e Stefania Strozzi. Io ho operato per molti anni all'interno dello spazio di consultazione, ricoprendo diversi incarichi, e posso dire che il nostro servizio svolge un ruolo fondamentale per l'AIPA, sia come porta d'accesso per accogliere chi voglia avvicinarsi a una psicoterapia a orientamento junghiano, sia per l'associazione come punto di osservazione e di contatto con l'esterno. Lo spazio di consultazione analitica è stato istituito nel marzo del 1998, quindi proprio in questo periodo, quest'anno, festeggiamo i 25 anni di attività. Su impulso di un gruppo di colleghi e dell'allora presidente dell'AIPA Pier Giacomo Migliorati. L'istituzione dello spazio di consultazione è stata preceduta da uno studio di fattibilità che è durato qualche anno. L'iniziativa fin da principio ha avuto uno scopo sociale: offrire cioè al maggior numero possibile di persone l'accesso a una psicoterapia a orientamento junghiano a prezzi calmierati, effettuata con analisti esperti e qualificati che avessero compiuto, cioè completato il loro training formativo all'interno della nostra scuola. Da allora in questa stanza sono stati effettuati oltre 1600 colloqui, la maggior parte dei quali ha portato all'inizio di una psicoterapia. Il nostro servizio oggi ci sembra ancora più essenziale poiché la nostra associazione ha scelto di aderire al terzo settore e di iscriversi al registro delle organizzazioni di psicologia sostenibile. Anche durante il periodo della pandemia e durante i lockdown che ne sono conseguiti, noi abbiamo scelto di continuare il nostro servizio, nonostante la nostra sede, quindi la nostra stanza, fossero chiuse. E abbiamo scelto di spostarci a fare le consultazioni con una modalità online. In questo periodo noi abbiamo registrato una crescita delle richieste di appuntamento per avere appunto un colloquio con noi, e ci sembra e siamo consapevoli che la nostra presenza sia stata utile per chi doveva affrontare quel periodo con un forte disagio. Mi piace sottolineare che esistono realtà analoghe alla nostra, sebbene con diverse modalità di intervento e di organizzazione, anche nelle nostre sezioni territoriali di Firenze, Milano e Napoli. A chi si rivolge e chi si rivolge allo spazio di consultazione analitica?
Proprio per la sua finalità di ampia accoglienza, lo spazio di consultazione analitica si rivolge a tutte le categorie e a tutte le età. Come è spiegato in maniera più dettagliata sul sito, il nostro servizio è diretto a adulti, adolescenti, anziani, genitori, coppie, e nel nostro gruppo sono presenti colleghi analisti specializzati nelle terapie per l'età evolutiva. Ovviamente l'adozione di una tariffa calmierata è diretta a coloro per i quali il costo di una terapia può essere un fattore di dissuasione. Tuttavia il nostro spazio di consultazione si rivolge a chiunque voglia avvicinarsi in maniera, diciamo così, facilitata a un percorso di psicoterapia a orientamento junghiano. A noi si rivolgono in maniera preponderante adulti, con una leggera prevalenza di donne. In questo ultimo periodo però abbiamo assistito a una crescita di richieste che riguarda un po' tutti. E pensiamo che pur nelle drammatiche trasformazioni che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando ancora, il servizio abbia rappresentato e rimanga un punto di riferimento stabile nel nostro ambito, e questo ci motiva a impegnarci molto perché possa svolgere un ruolo anche più incisivo sul nostro territorio. Per chi fosse interessato a rivolgersi allo spazio di consultazione analitica, puoi spiegarci come si mette in contatto con noi e come si arriva ad avviare una terapia? Il modello adottato dal nostro spazio di consultazione rappresenta un unicum ed è frutto di attente riflessioni e della nostra esperienza che abbiamo accumulato in 25 anni di attività a partire dall'impostazione originale. Il nostro spazio di consultazione è regolato da uno statuto e da un regolamento, e il nostro servizio è su base volontaria e gratuita. I primi colloqui si svolgono dentro questa stanza nei giorni di mercoledì nell'orario mattutino e di venerdì nell'orario pomeridiano, ovviamente dietro appuntamento. I primi colloqui rappresentano la specificità del nostro modo di operare. L'analista che effettua il primo colloquio, infatti, sarà diverso da quello con cui la persona che si è rivolta a noi poi compirà il suo percorso terapeutico. In base a quanto emerge dal colloquio, il collega che lo ha condotto individua tra coloro che partecipano alla nostra attività l'analista che gli sembra più adatto alle esigenze e alle caratteristiche che in base ad una ponderata valutazione riconosce nel potenziale paziente, considerando anche con attenzione la sua motivazione ad affrontare un percorso di psicoterapia. In base a tutto questo l'analista configura nella propria mente l'ipotesi di una coppia analitica efficace, e solo allora si procede all'invio. Per chi volesse contattarci è possibile farlo inviando una mail all'indirizzo info@consultorioaipa.it, oppure compilando il form, cioè il modulo online presente sul nostro sito all'indirizzo www.consultorioaipa.it, e comunque sul sito si possono trovare tutte le informazioni utili in maniera dettagliata. Chi lavora nello spazio di consultazione analitica dell'AIPA? Lo spazio di consultazione analitica dell'AIPA di Roma è costituito, per così dire, da due comunità che interagiscono sinergicamente. La prima attualmente è composta da 22 analisti che operano direttamente nel nostro servizio, conducono colloqui, effettuano valutazioni e procedono all'invio, e in genere collaborano alla gestione delle attività. Si tratta di analisti qualificati perché
hanno concluso il loro percorso formativo all'interno della nostra associazione. L'organizzazione dello spazio di consultazione analitica di Roma prevede anche la presenza di gruppi di lavoro. Ad esempio, un gruppo di lavoro propone interventi psicologici nell'area scolastica su temi quali le relazioni tra insegnanti e alunni, le relazioni tra pari, si organizzano corsi nelle scuole e gruppi e incontri di gruppo con gli insegnanti. Esiste poi un gruppo di lavoro che opera nell'area dell'età evolutiva occupandosi di tematiche quali la relazione genitori-figli, il rapporto dei giovani con le tecnologie digitali, le adozioni e così via. Anche qui i colleghi che fanno parte di questo gruppo organizzano incontri, seminari, corsi ad hoc. Il nostro è un vero e proprio gruppo organizzativo, noi ci riuniamo con periodicità mensile e durante i nostri incontri discutiamo, riflettiamo, ci confrontiamo ad esempio sulla complessità del materiale clinico che emerge dai nostri primi colloqui, oppure in altri incontri discutiamo di tematiche più strettamente inerenti aspetti organizzativi. Di fatto, accanto al ruolo di diffusione del pensiero junghiano che svolge all'esterno, lo spazio di consultazione analitica ha anche un'importante funzione interna all'associazione, costituisce un osservatorio e contemporaneamente un gruppo di formazione permanente. Per quanto riguarda la seconda comunità è costituita da analisti dell'AIPA che pur non partecipando direttamente ai lavori dello spazio di consultazione pure hanno scelto di dare la loro disponibilità a ricevere i pazienti inviati da noi adottando tariffe a prezzi calmierati. Noi siamo consapevoli che anche questo gruppo di colleghi sia una componente essenziale per il funzionamento del nostro spazio di consultazione e ci sentiamo di ringraziarli per il contributo che offrono. Quali sono i progetti futuri dello spazio di consultazione analitica dell'AIPA? Durante le nostre riunioni noi mettiamo sempre in campo idee e proposte nuove per rafforzare il valore che ha lo spazio di consultazione sia nel contesto pubblico che all'interno della nostra associazione. Idee che cerchiamo poi di tradurre in progetti veri e propri e quindi di concretizzarli. In futuro sono convinta che lo spazio di consultazione analitica continuerà a svolgere un ruolo importante in linea sia con gli scopi dell'associazione che con le esigenze della società che ci circonda, focalizzandoci sull'interazione con la realtà esterna in cui siamo immersi, un'interazione improntata su quella costante relazione dialettica tra individuale e collettivo, soggettivo e sociale, mondo interno ed esterno, che è l'espressione fattiva del nostro essere junghiani. Ringrazio la dottoressa Maria Rita Porfiri per averci illustrato in maniera così precisa, attenta e appassionata il modo di funzionare dello spazio di consultazione analitica dell'AIPA di Roma. Grazie a te Gerardina.